Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Il video di oggi sarà breve e servirà per spiegare, il guadagno dei transistor in pratica, senza formule e senza troppe storie, perché qualcuno mi ha scritto che sì, sa cos'è il guadagno del transistor, ne ha sentito parlare, ma sa anche come misurarlo con dei prova transistor, però in realtà non ha ben chiaro il concetto di cosa sia il beta o il guadagno, l'HFE, come lo vogliamo chiamare, del transistor. Io allora ho approntato questo piccolo schemino che sarà un circuitino di prova per andare a misurare il guadagno di un transistor. Qui ora noi proveremo un NPN nel video, però ovviamente polarizzandolo in maniera diversa, cioè al contrario, praticamente mettendo il più al posto del meno e i microamperometri con il più e il meno invertiti, e ovviamente un transistor PNP. Si può con lo stesso circuito andare a controllare anche come si comporta un PNP. Noi in questo video qui vedremo un NPN. Praticamente il circuito è veramente di una semplicità banale, dove qui abbiamo un potenziometro. Io ho usato un 100K per poter mandare in base una certa corrente. E le correnti che useremo saranno da 100 microampere e fino a 1 milliampere, 2 milliampere circa. E variando questa corrente in base, ovviamente varierà la corrente di collettore, e vedremo a quel punto lì come varia la corrente di collettore, che la segnerà quest'altro milliamperometro, in base alla corrente di base. Perché ovviamente credo che lo sappiate tutti, comunque se no lo dico io, praticamente il guadagno non è altro che un rapporto, è scritto anche qua, fra la corrente di collettore e fra la corrente di uscita e la corrente di ingresso, sicché in questo caso fra la corrente di collettore e la corrente di base. Praticamente per ricavare il guadagno si divide la corrente di collettore fratto la corrente di base, cioè se questo qui segna 100 milliampere e in base ci va 1 milliampere, vuol dire che questo transistor guadagnerà 100 e via discorrendo, insomma, in questa maniera qui. Si parla ovviamente dei transistor BJT, come usa chiamarli, però io l'ho sempre chiamati come transistor, sono quelli normali, FET sono FET e compagnia cantante. Comunque ora usa chiamarli BJT e io ce l'ho messo fra parentesi così a scanso di equivoci. Per fare il test ho approntato praticamente questo accrocchio, che è né più né meno lo schema che è riportato sul foglio, dove qui abbiamo il potenziometro, che è questo, e qua ci metteremo la tensione di alimentazione, che sarebbe questi due terminali, il potenziometro che manda attraverso il milliamperometro che metteremo qua, ci ho messo le boccole, in base. Qui c'è il disegnino del transistor, così si vede, poi un altro milliamperometro messo in serie al collettore, l'emettitore che va a massa. Qui ci collegheremo il transistor e vedremo come si comporta con i vari pilotaggi della corrente di base. Poi ho fatto un'altra tabellina dove praticamente c'è il disegnino del transistor, il disegnino anche del 2N3055, bruttino, ma insomma ho fatto quello che potevo. Ci ho scritto la corrente di base, la corrente di collettore, poi faremo la divisione corrente di collettore diviso corrente di base, scriveremo il guadagno sia a 100 microampere, poi a 1 milliampere, 2 milliampere e se avanza tempo ci metteremo magari anche, 3 milliampere o giù di lì. E poi si riguarderà insieme la tabellina, perché quando si faranno le misure la scrivo e voi non la vedete,
e niente, e si guarda, diciamo, spero di riuscire a spiegare in pratica qual è il guadagno di un transistor e cosa comporta. Sempre nella prova vedremo anche come si comporta un transistor se gli aumentiamo la temperatura, lo scalderò con la mano, con qualcosa, e vedremo che anche in quella maniera lì, in quel caso lì, aumenta il guadagno del transistor, oltre che aumentando la corrente di base aumenta il guadagno, anche aumentando la temperatura il guadagno aumenta, cosa che lo dirò poi anche in pratica, quando si fa la misura in pratica, cosa che è importante per evitare poi la distruzione del transistor e l'effetto valanga su alcuni circuiti, perché ovvio aumenta la temperatura, aumenta il guadagno, aumenta ancora la temperatura per la corrente che ci scorre, aumenta ancora il guadagno, a un certo punto, diciamo, il transistor si distrugge, e non lo tratteremo qui ovviamente in questo video qui, che non è il caso, ma in quel caso che l'aumento della temperatura porti a un guadagno esagerato, ovviamente ci sono dei circuiti di controreazione per far sì che a un certo punto, se aumenta troppo il guadagno, ne viene calata la corrente di base e il guadagno cala, insomma, è tutto lì. Comunque seguite questo video e poi mi dite se ho fatto qualcosa di buono, se è servito a qualcosa. A presto! Allora eccoci qua e facciamo la prova, diciamo, di questi transistor e guardiamo la misura, diciamo, del beta o dell'HFE o del guadagno, come lo vogliamo dire, sicché, diciamo, in questo filmato userò uno o l'altro termini, diciamo, indifferentemente, come mi vengono, diciamo, più spontanei mentre parlo. E questo tester che è da questa parte misurerà la corrente di base, questo dall'altra parte misurerà la corrente di collettore, e poi faremo corrente di collettore diviso la corrente di base, verrà fuori, diciamo, il guadagno del transistor. E questo qui è praticamente, questo accrocchio che ho fatto è lo schemino che avete visto prima, dove qui c'è il potenziometro che regolerà, diciamo, la corrente che va in base è un gioco di parole, in base alla corrente di base la corrente di collettore aumenta, e vedremo come varia anche come varia il guadagno al variare della corrente di base, perché non è costante, e vedremo anche come aumenta il guadagno con l'aumentare della temperatura del transistor. Ho fatto la tabellina, l'avete vista prima, ora ci metteremo i dati di quello che stiamo facendo e dopo stabiliremo il guadagno, e poi vi inquadro la tabellina che in questo momento non la vedete, e niente, si va avanti. Lo schema, dicevo, è come quello di prima, qui c'è il potenziometro e allora qui arriva l'alimentazione che è a circa 10 volt, non è importante diciamo la tensione di alimentazione, ci ho messo 10 volt perché mi torna bene per fare, diciamo, certe cose, ci ho messo un trimmer da 100k, qui un potenziometro da 100k, e mi tornava bene poi per avere, diciamo, i 100 microampere o 0,1 milliampere che si voglia dire. Questo tester qui sarebbe questo milliamperometro qui e misura la corrente di base, mentre quest'altro tester qui è messo in quest'altro punto dello schema che vi avevo fatto vedere e misura la corrente di collettore. Poi qui c'è il disegnino del transistor, è un accrocchio fatto in qualche maniera, ma insomma rende l'idea. Qui c'è il disegnino del transistor, abbiamo la base che andrà alla base, l'emettitore che va all'emettitore e il collettore che va al collettore. Allora, la prima misura che vogliamo fare è di questo tip 35, e questo qui l'ho già collegato, e portiamo come prima misura, porteremo, diciamo, la corrente di base a 100 microampere, a 0,1 milliampere praticamente. Ora vado avanti, la mettiamo su un microampere che mi torna meglio, vedete che si sale, ecco, 100 microampere praticamente, più o meno, perché poi ora il capello
quando si fanno, diciamo, questi video qui per spiegare il funzionamento di una cosa, il capello non è proprio, diciamo, importante. Che prendiamo questi 100 microampere, 0,1 mA, che torna bene poi per fare il conto, e abbiamo con una corrente di base di 0,1 mA abbiamo 10,2 mA. Sicché, se vogliamo già vedere il guadagno con questo pilotaggio qui, abbiamo 10,2 diviso 0,1 sempre in mA, e abbiamo un guadagno di 102. Sicché pilotandolo con 0,1 mA abbiamo un guadagno di 102. Ora aumentiamo il guadagno fino a 1 mA, la corrente di base fino a 1 mA. Aumentiamo la corrente fino a 1 mA. 0,1, è multigiri, un trimmer un potenziometro multigiri, sicché ci vorrà un attimino di tempo che arrivi. 0,7, 0,8, 1 mA abbiamo passato, scendiamo indietro, diciamo, prendiamolo per buono che sia 1 mA, 1,005, diciamo 1 mA, sicché 130, e sta aumentando perché sta scaldando, 130 diviso 1, in questo caso praticamente abbiamo un guadagno di 130, sicché da 102, pilotandolo con più corrente in base, siamo andati a 130. Se ora questo qui lo scaldiamo, io ora lo sto scaldando con la mano, magari non è sufficiente, vedete che però sta aumentando la corrente di collettore, perché all'aumentare anche della temperatura, diciamo, aumenta il guadagno. E questo è un particolare che va tenuto conto a seconda dei circuiti che andiamo a fare, perché si rischia, diciamo, di farlo andare, di fare l'effetto valanga, sale la corrente, la corrente, poi si distruggerà il transistor, sicché si useranno dei circuiti di controreazione, ma non ne parliamo qui. Comunque abbiamo visto in questa maniera che il guadagno cambia in base alla corrente di base, sicché varia praticamente, se aumento la corrente di base aumenta anche il guadagno fino a un certo punto. Oltre a un certo punto, qui ora non le andremo a vedere, però oltre un certo punto il guadagno tende a calare, perché il transistor, diciamo, viene sovrapilotato. Sicché il guadagno varia con la corrente di base, aumentandola aumenta il guadagno, e varia anche con la temperatura, diciamo, del transistor. Ora questo qui è senza dissipatore, senza nulla, comincia a essere tiepido, e sicché il transistor è salito già da 130 a 140. Ora abbassiamo tutto e proviamo un altro tipo di transistor. Abbassiamo, riporto tutto a 0 o quasi a 0, e poi rifacciamo le stesse misure. Levo questo foglio, ora andiamo a misurare un 2N3055. Scusate se ho le mani davanti, ma le mani ce l'ho, e sicché non so come metterle. Allora, il 2N3055 è in questo formato qui. Ora non è che si veda tanto bene, ovviamente non riesco mai a farli vedere sti componenti, ma insomma, 2N3055. Ora questi tester tendono a spengersi, mi fanno una rabbia. Comunque eccolo qua, qui abbiamo nel 2N3055, mentre prima nell'altro transistor, che è questo, avevamo base, collettore, emettitore. In questo transistor qui la base è qua, il collettore è collegato direttamente alla carcassa metallica e l'emettitore è da questa parte, e le colleghiamo. Allora, base, collettore e emettitore, e rifacciamo la misura con questo transistor qui.
Allora riportiamo tutto a 100 microampere e vediamo quanto guadagna questo transistor qui, e lo segniamo. Faremo 3 misure di questo transistor che rende bene l'idea, perché non ha un guadagno molto alto. Ecco, 100 microampere, sicché 0,1 milliampere sono 2,5 milliampere. Allora 2,5 2.5 diviso 0,1, questo qui abbiamo un guadagno di 25 pilotato con una corrente di 0,1 milliampere, di 100 microampere. Portiamo ora la corrente, la portiamo lo stesso a 1 milliampere come l'altro. La portiamo a 1 milliampere, vediamo quanto varia il guadagno. Poi, siccome il guadagno di questo qui è abbastanza basso, possiamo provare a pilotarla anche con 2 milliampere senza andare a fondo scala con lo strumento, che con quell'altro si sarebbe andati a fondo scala, che non l'abbiamo potuto fare. Allora 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 0,9, eccolo qua, diciamo 1 milliampere. 1 milliampere abbiamo 38, diciamo. Allora con 1 milliampere abbiamo 38 milliampere, sicché ovviamente avremo un guadagno di 38, perché 38 diviso 1 chiaramente è 38. Ora portiamolo, sicché da 25 siamo già passati a 38 di guadagno. Ora lo portiamo a 2 milliampere, questo qui. Con 2 milliampere, abbiamo 92 circa, sicché 92 diviso 2 sono 46, e è aumentato ancora il guadagno. E abbiamo visto che praticamente aumentando la corrente di pilotaggio aumenta a un certo punto anche il guadagno. E se proseguissimo oltre, ma qui si va a fondo scala, proviamo con 3 milliampere, proviamo, ecco, 3 milliampere, siamo andati a fondo scala, no, ecco, vediamo un po', con 3 milliampere addirittura con 3 milliampere abbiamo 163, sicché 163 diviso 3, fare i numeri variano un po' perché abbiamo 54, sicché con questo transistor qui siamo passati con un pilotaggio diciamo di 100 microampere dava un guadagno di 25, con 1 milliampere dava 38, con 2 milliampere dava 46, con 3 milliampere da 54, sicché come vedete il guadagno in base a quello che andiamo a pilotare varia. Non posso dare di più perché dopo dovrei andare a misurare sugli ampere e torna male, però vi posso assicurare che se si aumenta ancora il pilotaggio, a un certo punto il guadagno arriva al massimo e poi di lì inizia a ricalare. Ora sempre lo riportiamo un attimino a 1 milliampere come prima e proviamo un altro transistor che è qui sempre un 2N3055, 1 milliampere. Allora lo stacchiamo un attimino, questo qui, ci mettiamo quest'altro che avrà ovviamente un altro guadagno e vediamo sempre pilotato con 1 milliampere. Ora lo riportiamo a 1 milliampere. Questo qui ha un guadagno molto più alto, perché mentre quell'altro pilotato con 1 milliampere aveva un guadagno di 38, questo qui pilotato con 1 milliampere ha un guadagno di 145, che con questo semplice circuitino, volendo, si può anche andare a misurare il beta di alcuni transistor e vedere
come diciamo si comportano i vari pilotaggi. Il problema per esempio ora ne prendo una cosina. Il problema di questi apparecchi qui per esempio non è tanto che non siano diciamo precisi nel loro lavoro, ma il problema, si è detto che questo qui faceva 145 questo transistor, ora attacco questo. Il problema è che non sapendo con che corrente vanno a pilotare il transistor, le misure che danno saranno fine a se stesse, cioè posso provare più di un transistor e vedere quello che guadagna di più e quello che guadagna di meno, ma non so a quanto è. Infatti qui mi dà un beta di 68. Probabilmente il pilotaggio di questo transistor è fatto a meno di 1 mA. Ovviamente possiamo riprovare anche l'altro transistor che oscillava da un guadagno di 25, se lo trovo, da un guadagno di 25 a un guadagno diciamo di 54, pilotandolo da 100 microampere a 3 mA, e possiamo vedere questo diciamo prova transistor cosa dà? Dà un guadagno di 27, è abbastanza simile al famoso guadagno di 25 di quell'altro, però ovviamente mi viene da pensare che questo prova transistor qui, che questa misura beta, vadi a pilotare con 100 microampere la base, ma può andare bene, molto bene per i transistor diciamo di piccola potenza, ma per i transistor di potenza come è questo qui, che il pilotaggio sarà sicuramente più alto, diciamo è poco attendibile. È poco attendibile, ripeto, non perché non sia preciso lo strumento, ma perché non sapendo con che corrente va a fare il pilotaggio non abbiamo idea, diciamo, se nel circuito che lo vogliamo mettere, quello che vogliamo fare, diciamo, è adatto. E praticamente, già che siamo qua, vi faccio vedere un'altra cosa. Ritorniamo all'altro transistor pilotato con 1 mA, il TIP 35, che mi dava un guadagno di 130. Ora io lo metto, scusate se passo con la mano davanti, ho un'altra prova transistor qua che però mi dice la corrente di pilotaggio. Se io ce lo metto dentro, vediamo un po', eccolo qua, quello che mi dava diciamo 130, questo qui pilotato con 1 mA anche lui mi dà circa 130, 129, 130. Questo qui io so che lo pilotava con 1 mA e infatti mi dà la misura analoga alla misura che avevamo fatto prima noi, pilotando la corrente di base con 1 mA, dava 130, e qui è uguale. Il pilotaggio, ora non so se si vede, comunque vi dovete fidare, qui è 1 mA e mi dà lo stesso beta che dava il circuito che abbiamo fatto noi, e sicché in questa maniera qui siamo diciamo più precisi. Se abbiamo un prova transistor che sappiamo con quanto andiamo a pilotare la base, avremo dei risultati più attendibili nei circuiti che vogliamo fare. Ora riguardiamo insieme la scheda che si è fatto con i guadagni e poi vi saluto tutti. Allora, per concludere il video che abbiamo appena fatto, riassumiamo un attimino. Qui avevamo i transistor, abbiamo provato il TIP 35, qui ci sono terminali e c'è scritto tutte le cosine, e praticamente avevamo fatto questa scheda, dove abbiamo provato con 0,1 mA, cioè 100 microampere, e veniva fuori una corrente di collettore di 10,2 mA, e con questo pilotaggio qui il guadagno del transistor era 102, mentre pilotando la base con 1 mA dava 130. Pertanto 130 diviso 1 fa sempre 130 e il guadagno era 130, e sicché abbiamo visto che aumentando il pilotaggio varia il guadagno, e abbiamo provato anche a scaldarlo con la mano e abbiamo visto che il guadagno
o il beta, come lo vogliamo chiamare, aumenta anche con l'aumentare della temperatura. E abbiamo visto poi in fondo che con un prova transistor commerciale, sempre che sappiamo però la corrente di pilotaggio che era 1 mA come questo, il guadagno sempre di questo transistor era sempre 130 come avevamo misurato noi, a riprova che la matematica non è un'opinione. Poi abbiamo fatto la prova con il 2N3055, il disegnino è brutto, ma insomma, che abbiamo visto base collettore, base mettitore e collettore che è sulla carcassa del transistor. Stessa cosa, corrente di base di 0,1 mA 100 microampere ci dava un guadagno di 25. Abbiamo fatto poi la prova a 1 mA, 2 mA e anche a 3 mA e è venuto fuori che con 1 mA dava un guadagno di 38, con 2 mA 46 e con 3 mA andava a 54. Però se vedete questa soglia si sta cominciando a restringere, perché la corrente diciamo di pilotaggio da 100 microampere, da 0,1 mA a 3 mA è tanta roba di più, e non è che è diciamo è andata di pari passo in base alla corrente diciamo di pilotaggio. Sicché anche qui, se proseguiremo, se avessimo proseguito su questa strada, saremmo arrivati a un certo punto che noi pilotavamo il transistor con ancora più corrente, però oltre a un certo punto non solo il beta si sarebbe fermato, ma sarebbe tornato diciamo indietro, sicché magari questo beta qui sarebbe salito fino, che ne so, a 100, ipotesi, per dire un numero, e poi magari, che ne so, con una corrente di pilotaggio mettiamo di 10 mA. Poi succede che da 100, se lo pilotavamo invece che con 10 mA, magari con 20, ci saremmo trovati a 90 e via discorrendo. Ho detto dei numeri ovviamente così per far capire la cosa, non è detto che potrebbero essere dei numeri reali, tutto lì. Il circuito che abbiamo visto di prova era questo, come abbiamo visto all'inizio, e niente, io penso di aver spiegato in qualche maniera, nel senso, perché non è che alle volte mi spiego troppo bene, ma credo di aver dato una mano a chi conosceva il guadagno del transistor, che sapeva che si chiamava guadagno o beta o roba del genere, ma che in pratica non aveva mai visto cosa vuol dire misurarlo diciamo in pratica. Il video è stato breve, sicché non vi dovrebbe annoiare troppo. Vi saluto, come al solito se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, commentate, io rispondo a tutti, e se volete dei video che parlino di qualcosa di semplice come questo io li faccio, eventualmente me lo scrivete nei commenti e cercherò di farli. L'ho detto li faccio, ma l'ho detto troppo alla svelta. Se riesco a farli le farò, e nulla, iscrivetevi al canale e ci troviamo al prossimo video. Ciao a tutti!